State acquistando una macchina ma non sapete le differenze tra una e l'altra? In questo video andremo a vedere le differenze tra le due macchine da taglio più importanti, quindi tra la Cricut Maker e la Silhouette Cameo 4. Prima di tutto parliamo della differenza che si vede subito a occhio nudo, cioè l'estetica della macchina, anzi delle macchine. In realtà Cricut Maker ha un design molto particolare. Partiamo subito dal fatto che è una questione di gusti, se vi piace più una macchina o l'altra, quindi non vi dirò è più bella una o più bella l'altra, quello sta a voi rispondere. Però diciamo che Cricut è molto attenta a ogni dettaglio e si vede anche nel design. Ci sono persone che mi hanno detto di aver acquistato Cricut Maker solo perché ha un design molto più accattivante, e infatti diciamo che in linea di massima è un pochino più curato. Silhouette Cameo ha un design un pochino più spartano, se così si può dire, però comunque è molto carina, ha tanti LED, quando l'accendete boom, si illumina tutta, quindi comunque è molto carina. È chiaro che ci sono anche delle differenze, se parliamo sempre di differenze visibili a occhio nudo, anche per quanto riguarda il tipo di materiale. Silhouette Cameo usa plastiche più leggere, infatti anche la macchina stessa è un pochino più leggera e sembrano, almeno visibilmente, sembrano un pochino più delicate rispetto alle plastiche utilizzate dalla Maker. Personalmente posso dire che ho la Maker da molti più anni rispetto a una Silhouette, anche se comunque anche la Silhouette ce l'ho da più di un anno, quindi non è che proprio l'ho appena comprata, anzi sono quasi 2 anni in realtà. Però effettivamente è un pochino più, come dire, è un pochino più delicatina, ecco. Silhouette bisogna stare un pochino più attenti quando la si va a toccare, a trasportare, a spostare, eccetera eccetera. La stessa cosa dicasi per il livello di rumorosità. La Maker 3, credo, dai plotter da taglio almeno che conosco io di questa categoria, che sia in assoluto la macchina più silenziosa che c'è. A volte non mi accorgo assolutamente che sta lavorando, se non fosse che il tappetino ovviamente quando scorre sulla scrivania un pochino si sente, ma quando va a fare dei tagli semplici non la sentite assolutamente. Silhouette Cameo invece è bella rumorosa, quindi la sentite sicuro. Non vi dimenticate di avere la macchina accesa, non vi può capitare questa cosa. Nel complesso comunque vi dico subito che sono 2 buoni plotter da taglio, e prima di procedere comunque con lo spiegarvi comunque con altre differenze, quello che posso dirvi è che non esiste un plotter da taglio perfetto. Esiste un plotter da taglio adatto alle proprie esigenze, e siccome so che c'è una lotta continua soprattutto nel mio gruppo tra le persone che hanno le macchine Cricut e le macchine Silhouette, ecco, questa lotta secondo me assolutamente non serve. Sono macchine e quindi come tutte le macchine hanno i loro pro e i loro contro. A certe persone mi sento di consigliare più una macchina, a certe altre macchine differenti, ma non posso dire, a prescindere dalle mie preferenze personali, ma non voglio assolutamente influenzarvi, quindi non vi dico assolutamente se preferisco uno o l'altro, ma voglio invece farvi notare tutti i pro e i contro di ogni macchina, perché ogni macchina comunque ha dei lati diciamo a favore e altri meno, tutte e due. Parliamo del numero di materiali che tagliano le 2 macchine. Allora, ufficialmente Cricut sostiene che la propria macchina, cioè il modello Maker 3, taglia oltre 300 tipi di materiali, mentre Silhouette circa 100. Ovviamente ci possono essere anche delle differenze su come diciamo anche vengono calcolati questi materiali, vengono conteggiati, diciamo, questi materiali. Cricut a volte inserisce anche delle varianti, cioè il termovinile glitterato e il termovinile metallico sono 2 materiali, ecco. Diciamo che Silhouette non fa questa differenza.
in archivio effettivamente quando voi andate a fare la selezione materiali dal software di Silhouette e dal software di Cricut. Dal software di Cricut vi perdete, ci sono 1 milione di materiali possibili da selezionare. Con le macchine Silhouette no, è chiaro che è possibile anche che l'azienda non abbia come dire testato tutti i materiali possibili, quindi diciamo che Silhouette con la versione 4 ha fatto un bel cambiamento e un pochino si è avvicinata di più alle funzioni che possono avere le macchine Cricut. Il modello 3 ovviamente fa molte meno cose, il modello 4 ha un pochino più di lame utilizzabili e quindi diciamo che, come vi dicevo, si avvicina un po' di più. Parliamo anche degli accessori. Ovviamente non vi sono a elencare tutti gli accessori di una macchina o l'altra. Quello che posso dirvi è che la Maker ha per esempio un portarotolo per quanto riguarda i vinili e i termovinili che si possono tagliare. Allora, entrambe le macchine possono tagliare sia vinili che termovinili direttamente dal rotolo. Ciò consente di eseguire tagli un bel po' più lunghi, intorno ai 3 metri. Cosa significa? Che con la macchina Maker, allora, prima di tutto possiamo andare a tagliare con entrambe questi materiali senza l'uso del tappetino, quindi ovviamente se inseriamo direttamente il rotolo non usiamo il tappetino, però non usandolo con Maker abbiamo bisogno di acquistare in più un portarotolo, mentre le macchine Silhouette hanno un portarotolo integrato e questo secondo me è un bel vantaggio. È chiaro che è un po' diverso, come vi dicevo Cricut studia tutto nei minimi particolari, quindi il portarotolo di Cricut è molto bello, è molto resistente, mentre Silhouette ce l'ha in uno scomparto praticamente e si può andare appunto a inserire il rotolo direttamente nella macchina, quindi come sempre pro e contro. Come comodità indubbiamente meglio Silhouette, come diciamo accessorio di un certo livello forse meglio Cricut, quindi anche qua guardate voi, è chiaro che vi costa meno con una macchina Silhouette tagliare senza tappetino. Poi un'altra differenza importante è che la Maker taglia i materiali senza tappetino, quindi parliamo sempre soprattutto di vinili e termovinili, ma li taglia utilizzando i cosiddetti materiali smart, cioè sono vinili e termovinili particolari. Perché? Perché possiedono un supporto rigido nel retro che consente di eseguire il taglio senza l'utilizzo del tappetino. E quindi voi avete bisogno per tagliare senza tappetino di materiali a marchio Cricut denominati smart, mentre con Silhouette no, in realtà potete prendere qualsiasi vinile, termovinile, soprattutto termovinile, e non c'è assolutamente problema, non dovete utilizzare materiali particolari. Anche qua è un bel risparmio perché non dovete andare ad acquistare, cioè potete acquistare insomma quello della marca che desiderate voi. Però diciamo che non è che tecnicamente, non ho mai provato, ve lo dico subito, non ho mai provato, però non credo che tecnicamente la Maker non sia in grado di tagliare un materiale, cioè un termovinile. Se inserisco un termovinile glitterato sicuramente me lo taglia anche senza tappetino, l'importante è che sia della dimensione corretta. Il problema principale è che sempre la solita cosa, che Cricut calcola tutto nei minimi dettagli e ha fatto una scelta di questo genere per far sì che la macchina assolutamente non si rovini. Ho notato che dopo un po' di tagli con la Silhouette, soprattutto con alcuni tipi di termovinili, ma poi dipende da quali, un pochino secondo me si rovina sia la punta, cioè quindi la lama da taglio, sia il plotter da taglio, perché chiaramente sta facendo un taglio su un materiale che magari è anche un po' sottile, ecco. Anche se i termovinili per esempio hanno un liner sotto, quindi un minimo protegge, però diciamo che se proprio andiamo a vedere la scelta di Cricut è stata fatta appunto per questo motivo, per evitare danneggiamenti a lame e macchina, mentre Silhouette no. Però è una bella comodità dire di poter andare a tagliare qualsiasi materiale di qualsiasi marca senza l'utilizzo del tappetino.
Un accessorio invece di cui è dotata la Maker ma non è dotata la Silhouette è la Docking Station, cioè in pratica ha una piccola fessura sopra la macchina in cui potete andare a inserire il tablet. Questo nel caso in cui vogliate andare a inviare i tagli con un tablet anziché un computer, quindi è molto comodo perché lo mettete lì il tablet appunto nel supporto dedicato direttamente sulla macchina e ce l'avete lì davanti per andare a eseguire il taglio, quindi trovo che sia una cosa molto comoda. Parliamo proprio a questo punto di dispositivi mobili. Possiamo andare a realizzare progetti con i dispositivi mobili? Allora, prima di tutto una considerazione generale: quando si progetta, specialmente se dovete fare progetti per clienti di un certo livello, vi consiglio il PC. È vero che tutti abbiamo lo smartphone, tutti abbiamo un tablet, ma non si può progettare con un dispositivo mobile, cioè si può in realtà tecnicamente, però insomma se vogliamo fare dei lavori proprio di un certo livello, comprate un computer, non solo per una questione di comodità, ma chiaramente quando si fa progettazione avete bisogno di uno spazio di un certo livello, di muovervi in un certo modo, e quindi insomma il tablet è veramente molto limitato. E per quanto riguarda le app, vi posso dire che l'app di Cricut ha delle limitazioni sui dispositivi mobili, anche se alcune in realtà le sta togliendo. Per esempio, la buona notizia è, non so se lo sapete già tutti, ma finalmente anche dai dispositivi Android è possibile effettuare il cosiddetto print and cut, quindi la funzione stampa e taglia con un plotter da taglio. Prima era una prerogativa solo dei dispositivi Apple, finalmente si può fare anche con i dispositivi Android, quindi c'è qualche limitazione. Le limitazioni più importanti sono quelle nel momento in cui andate a utilizzare lame particolari, per esempio la lama coltello. Sappiamo bene che la lama coltello va a eseguire dei tagli, soprattutto le macchine Cricut. Anche qua le macchine Cricut fanno tutto con estrema precisione, nel senso che per evitare di rovinare alcuni materiali il software è impostato in modo che faccia tanti passaggi. La lama a coltello che serve per tagliare il legno di balsa, il legno di tiglio, il chipboard, il cuoio, eccetera eccetera. Perché fa tanti passaggi? Perché questi materiali sono molto delicati e quindi fare un passaggio subito così immediato significa rovinare il materiale. Con le macchine Silhouette questa cosa si può impostare manualmente, ma diciamo che non è come le macchine Cricut, che è un'impostazione di routine, diciamo così. E quindi per andare a tagliare magari alcuni tipi di legno o chipboard potrebbero servire anche 14 passaggi, per esempio. Quindi se va a fare tanti passaggi non va bene che sia collegato a un dispositivo mobile, perché se arriva una chiamata in quel momento si scollega internet, seppur temporaneamente. Questa disconnessione provoca anche una disconnessione alla macchina e quindi voi perdereste il lavoro. Quindi al momento diciamo che non c'è questa possibilità quindi di inviare tagli così lunghi attraverso i dispositivi mobili. Però diciamo che il software che si chiama Cricut Design Space per dispositivi mobili, in realtà con quel software fate quasi tutto ciò che potete fare da PC, quindi comunque ovviamente un pochino più macchinoso perché state usando un'app e quindi non avrete tutti gli strumenti a disposizione per quello, o almeno più che non avete tutti gli strumenti a disposizione, non ce l'avete tutti in un'unica schermata, ecco, dovete magari selezionare prima uno poi l'altro. È chiaro che non si può progettare, diciamo, si fanno progetti molto elaborati, non ha senso progettare così. Quindi questo è un aspetto, ma se parliamo dell'app per dispositivi mobili di Silhouette, beh, siamo molto indietro. È relativamente nuova, si chiama Silhouette Go e beh, al momento non ci fate quasi niente, pochissimo. Potete inviare qualche taglio, qualcosina, ma speriamo che comunque l'app insomma migliori un po', ecco. È tutto il contrario invece quando parliamo di dispositivi desktop, quindi da PC. Silhouette Studio al contrario è un software che ha un sacco di funzioni, veramente eccezionale.
e ha molte più funzioni del software di Cricut, quindi di Cricut Design Space, quindi da questo punto di vista, meglio Silhouette. Il software di Cricut è molto bello, molto intuitivo e va benissimo per le persone che non hanno mai utilizzato un plotter da taglio, e anche perché ha un sacco di procedure guidate, ma anche semplicemente vi arriva la macchina Cricut e c'è tutta una procedura guidata per l'installazione, vi insegna già come posizionare i materiali, come mettere il tappetino, insomma procedure guidate secondo me fantastiche. Mentre se vi arriva una macchina Silhouette a casa, più o meno dovete arrangiarvi da soli, perché non esistono procedure guidate di questo livello. Ovviamente ci siamo noi che vi aiutiamo, quindi quando voi lo sapete, comunque se acquistate con il mio codice che trovate in descrizione, chiaramente potete sempre far riferimento a me, io divento per così dire un po' il vostro tutor e quindi potete sempre far riferimento a me, vi guido io, vi aiuto comunque all'inizio, per cui diciamo che nel caso sapete che c'è questa opzione, però comunque se parliamo di diciamo guida del software non c'è, cioè non in questo senso, almeno poi ci sono delle guide online, tutto quello che volete, però non in questo senso. Però devo dire che il software Silhouette Studio è veramente ottimo, ripeto, ha molte più funzioni di Cricut Design Space, anche perché comunque è più, tra virgolette, vecchio, nel senso che comunque è nato prima, e devo dire che insomma è un software di un certo livello, potete fare grafica vettoriale, anche alcuni elementi di grafica raster, ma diciamo che indicativamente è più un programma di grafica vettoriale, addirittura ha una compatibilità con Illustrator, quindi se avete realizzato dei progetti con Illustrator potete importarli su Silhouette Studio in formato originale. Vorrei precisare che il software Silhouette Studio è una versione basic, a mio avviso serve a poco, cioè non ve lo consiglio, ecco, ha veramente troppe poche funzioni, mentre Cricut Design Space non ha due versioni, anzi in realtà Silhouette Studio ha più versioni, però quella che vi consiglio è la business, mentre Cricut Design Space ha solo una versione del programma ed è totalmente gratuita, però poi ci sono degli elementi in abbonamento. L'abbonamento invece archivio immagini, progetti eccetera eccetera c'è sia su Cricut Design Space sia su Silhouette Studio. Non esiste un plotter da taglio per ovvi motivi, non esiste un plotter da taglio che vi regala un archivio immagini, ma anche perché non avrebbe senso. Comunque si tratta di persone che hanno fatto tantissimo lavoro per realizzare quelle immagini, non avrebbe senso che potreste averle gratuitamente. So che tanti lo vorrebbero, ma è impossibile, cioè non esiste. Non solo non esiste nel plotter da taglio, ma non esiste anche per programmi di grafica di un certo livello, cioè non esiste proprio a questo mondo una cosa del genere, un archivio gratuito non esiste. Anche perché comunque sono illustrazioni e progetti di un certo livello, quindi questi sono a pagamento sia su Cricut Design Space che su Silhouette Studio. Un'altra cosa importante è che l'archivio immagini di Cricut Design Space è molto più grande, anche perché al momento stanno comunque collaborando tantissime persone da tutto il mondo e siamo quasi a 500.000 immagini, quindi insomma un archivio di un certo livello. L'archivio è in abbonamento a 9,90 al mese, oppure con l'abbonamento annuale, comunque risparmiate un po'. Tutti gli abbonamenti all'archivio immagini, sia per quanto riguarda Silhouette sia per quanto riguarda Cricut, sono totalmente opzionali. Io per esempio ho l'abbonamento a Cricut Design Space, ma non ho l'abbonamento a Silhouette Studio. Un'altra cosa ottima di Silhouette Studio è che vi permette di esportare i file. Con Cricut non è possibile esportare assolutamente nessun formato immagini, perché Cricut vuole tenere tutto
nel suo sistema, mentre con Silhouette solo nella versione business potete comunque esportare, per esempio potete fare l'esportazione in SVG e poi importarlo su Cricut Design Space, perché so che molti utilizzano il software di Silhouette Studio anche se hanno le macchine Cricut, perché tante persone magari preferiscono la macchina Cricut ma preferiscono il software di Silhouette, quindi proprio per, come vi ho detto all'inizio, siccome non c'è una macchina perfetta, così come non c'è un software perfetto, l'unica cosa in cui, nonostante sia un programma eccezionale Silhouette Studio in cui non cambierei praticamente niente, l'unica cosa è che i livelli sono veramente, non dico che sono inutilizzabili perché non è vero, però diciamo che non sono livelli degni di un programma di grafica di un certo livello, come può essere appunto un Illustrator, un Affinity Photo, un Affinity Designer, un Photoshop, e neppure a livello di Cricut Design Space. Ecco, la funzione dei livelli lascia veramente un po' a desiderare, diciamo così, ecco. È l'unica cosa che veramente è un po' carente come programma, però per il resto davvero eccezionale. Potete anche fare quando inviate un taglio, avete molte opzioni a disposizione, come diciamo la profondità della lama, il numero di passaggi, eccetera eccetera, quindi comunque è un ottimo software. Parliamo ora dell'aspetto lame. Allora, Cricut Maker ha molte più lame, 13, mentre Silhouette ne ha circa 5. Dico circa perché alcune lame, cioè se parliamo di tipi di lame, ovviamente una lama craft da 2 mm e una lama craft da 3 mm, beh, è indicativamente la stessa lama, nel senso che taglia gli stessi materiali ma un pochino più spessi, ma se usate la lama craft da 3 mm riuscite a tagliare anche i materiali da 2 mm, quindi diciamo che indicativamente è così. Mentre Cricut ha veramente un ottimo set lame che vi consente di fare tantissime cose, tra cui anche ha una punta per incisione, quindi vorrei sottolineare che tante persone dicono si può incidere con le macchine Silhouette, non è assolutamente vero. Ci sono persone che usano degli escamotage per incidere con Silhouette Cameo, ma vorrei precisare che Silhouette stessa lo sconsiglia, cioè vanno a utilizzare comunque degli adattatori e inseriscono delle lame Silhouette di altre macchine. Quindi sì, diciamo che si possono trovare questi escamotage, ma in realtà Silhouette dichiara non è possibile incidere con le macchine Silhouette Cameo, quindi io ovviamente vi parlo della dichiarazione ufficiale. Chiaramente lo sconsiglia Silhouette perché andare a inserire delle lame, degli adattatori su una macchina che non è preposta per questo tipo di funzione potrebbe anche creare dei danni, quindi ovviamente come dire è vostra responsabilità se state facendo un uso improprio di questo prodotto, quindi non può incidere. Maker invece può incidere sulle metalliche e su plexiglass, e tra l'altro lo fa veramente molto bene. Ha anche una punta dedicata per l'embossing, debossing, ha delle punte dedicate per il taglio perforato, quindi se volete fare delle chiusure a strappo, dei ticket per parti, dei bigliettini con delle finestrelle apribili, dei calendari dell'avvento, ecco, tutte queste cose è possibile farle con lame specifiche. Le macchine Cricut hanno anche le lame per il taglio ondulato. E soprattutto una cosa importantissima, i plotter da taglio Cricut fanno cordonatura, è l'unico plotter da taglio che fa una cordonatura vera e propria. Le macchine Silhouette non fanno cordonatura, fanno un taglio al momento, perlomeno, poi potrebbe cambiare tutto in qualsiasi momento, però diciamo al momento della registrazione del video non fanno cordonatura, fanno una sorta di taglio tratteggiato. Quindi diciamo che esteticamente ovviamente non è proprio la stessa cosa, non avete una scatolina vera e propria, ma avete questa scatolina con le pieghe con i tagli tratteggiati, quindi tenetelo in considerazione, non a molta gente ovviamente piace questo, però sappiate che è così. Al momento non esistono punte dedicate per la cordonatura, mentre Cricut ha addirittura 3 strumenti di cordonatura, la rotella 01, la rotella 02 e anche uno stilo per fare cordonatura.
Un'altra cosa importante sono le lame automatiche. Cricut utilizza proprio questo sistema automatizzato, cioè a livello software gli andate a dire qual è il materiale, eventualmente anche qual è la pressione del materiale, diciamo la pressione per quel tipo di materiale, e si adatta automaticamente. Provo a farvela vedere, non so se lo vedete bene. Questa per esempio è la lama classica che c'è in tutti i plotter da taglio Cricut, e come potete notare ha questa lama che se io premo qua sotto la faccio uscire. Praticamente il software fa esattamente questo, a seconda del materiale, quindi dello spessore, della pressione che deve esercitare, la fa uscire più o meno, quindi la profondità della lama viene regolata automaticamente in questo modo. Le macchine Silhouette hanno questa lama qui che è l'Autoblade. L'Autoblade non esce così, lo posso premere a qualsiasi parte, non esce in questo modo perché è automatica, ma io la chiamerei semi-automatica, nel senso che ha praticamente una regolazione che la vedete qui praticamente, non so se riuscite a vederla perché è veramente piccola, comunque ha questa regolazione. Qua si vede a che tacca praticamente è stata regolata la lama. Normalmente la lama deve essere regolata a livello software, come nel caso di Cricut. Però mentre Cricut è proprio durante il taglio che esercita una pressione più o meno elevata, quindi lo fa in quel momento, le macchine Silhouette prima di eseguire il taglio voi sentirete un tac 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 prima di partire, perché praticamente va a posizionare la profondità della lama prima dell'esecuzione del taglio e quindi la preme praticamente per farla uscire in un certo modo. Quindi diciamo che è automatizzata a mio avviso a metà, ma comunque funziona benissimo. L'unico problema che ogni tanto si può presentare con questo tipo di lame è che quando vi fa questo tac tac inizialmente non ve lo fa correttamente. Se non lo fa correttamente dovrete andare voi a farlo manualmente, quindi se vedete che le macchine da taglio Silhouette vengono solo incisi, per esempio i cartoncini, e non tagliate, sappiate che dovete andare a regolare l'autolama manualmente. Vi farò poi un video per mostrarvi come si esegue questo procedimento. Un'altra cosa che si vede già da subito è questo, guardate le due lame. Una ovviamente ha un alloggiamento che non è in plastica, invece questo è proprio plastica. Che cosa accade? Che tutte le lame Cricut hanno dei ricambi, gli alloggiamenti sono indistruttibili. Vi garantisco che da un bel po' di anni io ho sempre gli stessi, anzi ho sempre gli alloggiamenti originali di Cricut, mentre le punte Silhouette ho dovuto cambiarle più spesso e cambi tutto, perché ovviamente, ripeto, si tratta di plastiche così, quindi non è possibile avere il ricambio. Pro e contro ovviamente, nel senso che una volta che con Cricut avete acquistato l'alloggiamento poi potete prendere solo il ricambio, mentre con Silhouette dovete riprendere tutto. Però c'è da dire che le lame Cricut, proprio perché sono di un certo livello, costano di più quindi quelle Silhouette costano meno proprio perché sono in plastica, quindi pro e contro anche in questo. C'è chi preferisce cambiarla tutta, c'è chi preferisce cambiare solo una parte. In più solo i plotter da taglio Cricut utilizzano per le lame il cosiddetto sistema Quick Swap, cioè praticamente ci sono delle lame che utilizzano lo stesso alloggiamento. Questo vi consente di risparmiare un bel po' nel costo delle lame, nonostante siano di materiali praticamente indistruttibili. Le punte lame Quick Swap sono allora le due rotelle di cordonatura, poi sono la punta per embossing, la punta per incisione, quella per il taglio ondulato e quella per il taglio perforato. Tutte queste hanno un alloggiamento condiviso, quindi ne comprate una con l'alloggiamento e per tutte le altre prendete solo la parte di sotto. La macchina Cricut è dotata di molti più sensori rispetto a una macchina Silhouette, anche qua pro e contro, perché le macchine Cricut sono dotate di meccanismi di autoprotezione. Cosa significa? Che se i sensori rilevano qualcosa di anomalo, per sicurezza la macchina si blocca e va a accendere una spia rossa.
I plotter a taglio silhouette purtroppo no, quindi anche se ci sono dei blocchi, se succede qualcosa non si ferma, continua a tagliare. A me è successo personalmente una volta una cosa di questo genere, purtroppo ha continuato a tagliare rischiando veramente di rompersi tutto e addirittura è caduto il tappetino. Non so, probabilmente è successa solo a me questa cosa, sicuramente non è una cosa frequente, però cosa accade? È che non avendo sensori la macchina continua, non avendone così tanti perlomeno, la macchina continua a tagliare, può rompere lame e può rompersi proprio anche la macchina. Pro e contro anche in questa cosa, perché come spiego sempre ad alcuni di voi, paragoniamo una bella macchina di quelle di adesso, magari da 50.000 euro, paragoniamola a una Panda, non lo so, di 30 anni fa. Queste macchine, per quanto ovviamente non fossero dotate di computer di bordo e cose di questo genere, probabilmente erano indistruttibili, quindi se non avevano proprio dei guasti meccanici quelle macchine lì andavano avanti. Ancora adesso ci sono persone che la usano dopo magari macchine molto vecchie, magari vanno benissimo. La macchina da 50.000 euro ha 3 milioni di sensori, computer di bordo, eccetera eccetera, e proprio per questo motivo a volte si bloccano, non si sa perché ovviamente è tutto comandato a livello software. Quindi pro e contro. C'è chi preferisce le cose più semplici, chi meno semplici, insomma, anche in questo caso. Per quanto riguarda l'area di taglio, diciamo che indicativamente è molto simile, la larghezza è leggermente più ampia sui plotter da taglio su Silhouette Cameo 4, che arriviamo a 30,5 cm, mentre parliamo di 29,2 cm per i plotter da taglio Cricut. E quindi invece per quanto riguarda l'area di stampa praticamente è quasi identica, cioè magari ricavate un centimetro in più in altezza, un centimetro in meno in larghezza, ma diciamo che mediamente l'area di stampa su foglio A3, perché con il Cameo 4 massimo foglio A3, è identica. Tutt'altra cosa però, se parliamo dei plotter da taglio Silhouette Cameo, ci sono anche le versioni Plus e Pro. La Pro è ottima, cioè se volete andare a fare dei tagli di grandi dimensioni, purtroppo con Cricut non potete. La Pro arriva a 60 cm di larghezza e lunghezza, quindi avete un tappetino enorme. Quindi anche la macchina è grossa, però volete fare, non lo so, del wedding bag, cose comunque molto grandi, in questo senso è imbattibile la Pro. Al momento Cricut non propone niente di simile, quindi nel caso, se volete fare tagli di grandi dimensioni, dovete rivolgervi assolutamente alle macchine Silhouette. Per quanto riguarda invece il taglio di materiali spessi, nonostante la il cosiddetto grammo forza sia maggiore per le macchine Silhouette, quindi diciamo che dai test emerge che hanno più forza le macchine Silhouette rispetto alle macchine Cricut. Se parliamo di grammi forza, parliamo di 5.000 contro i 4.000 di Cricut. Nonostante ciò, se andiamo a tagliare dei materiali rigidi come il legno di balsa e il legno di tiglio, e sono meglio le macchine Cricut, quindi non so spiegare esattamente perché questa cosa, ma ve lo posso dire per esperienza. Parliamo anche quando volete andare a tagliare del feltro spesso, con le macchine Cricut riuscite meglio, un po' perché hanno anche lame dedicate, ma vorrei precisare che per esempio spesso si taglia il feltro con la lama rotante di Cricut Maker e si taglia anche con la lama rotante, la rotary blade di Silhouette, quindi diciamo che sono simili le due lame. Però se dovete andare a tagliare questi materiali vi consiglio i plotter da taglio Cricut, secondo me li tagliano meglio. Mentre ripeto, per cose di grandi dimensioni vi consiglio la Silhouette nella versione Pro, quindi vedete anche un po' voi in base a queste informazioni se preferite un plotter da taglio piuttosto che un altro. Sappiate che Cricut Maker 3 in confronto alla versione di Silhouette Cameo 4 standard, quindi non la Plus, non la Pro, Cricut Maker 3 costa molto di più.
costa molto di più, probabilmente per una questione, come vi dicevo, di materiali utilizzati, di sensori, di cose di questo genere, ovviamente ha un costo più elevato. Per cui anche a seconda del budget che avete a disposizione potete orientarvi più verso una macchina piuttosto che un'altra. Quindi queste sono le varie differenze, diciamo le differenze più importanti tra le macchine da taglio Cricut e le macchine da taglio Silhouette. Con le macchine Cricut tagliate un pochino più di materiali, li tagliate un pochino più spessi e però per quanto riguarda, diciamo, il software, con Silhouette Studio potete fare molte più cose in realtà, e quindi pro e contro. Poi ci sono anche degli accessori per le macchine Silhouette che comunque magari vi farò vedere, che devo dire che sono eccezionali. Per esempio l'accessorio che vi consente di posizionare più fogli e andarli a praticamente avete una sorta di cassettino, diciamo così, dove andate a inserire più fogli. Ponete il caso che dovete fare degli adesivi e dovete andare a tagliare questi fogli, praticamente inserite all'interno di questo cassetto, e Silhouette è in grado di prendere i fogli automaticamente e andarli a tagliare. Beh, questa è una cosa secondo me fantastica. Mi spiace che Cricut ancora non l'abbia inventato, spero che lo farà al più presto, perché come ben sapete nel nostro lavoro comunque è tutto il tempo è tutto, e quindi risparmiate veramente tantissimo tempo. Nel momento in cui la macchina sta tagliando tutti questi fogli, voi potete fare per esempio la progettazione, potete fare altro. Quindi in questo senso, anche come tipi di materiali, ecco, Silhouette propone veramente un bel po' di materiali rispetto ai materiali di Cricut, anche se Cricut comunque ogni anno in realtà ne sforna di nuovi, un po' meno Silhouette, però devo dire che Silhouette ne ha già un bel po', ecco, di materiale a suo marchio. Quindi questi sono i pro, o per meglio dire, queste sono le varie differenze tra un plotter da taglio e l'altro. Come vi dicevo, non ha senso dire assolutamente meglio uno, assolutamente meglio l'altro, a prescindere dalle preferenze personali, perché quelle ci sono e ci saranno sempre, ma sappiate che ogni plotter da taglio ha i suoi pro e contro, ogni plotter da taglio può essere destinato a esigenze diverse.